Panificatori e panificatrici, buongiorno! Era da un sacco di tempo che volevo fare questo video, perché parliamo sempre di impasti, di idratazioni, di tempi di fermentazione, di ricette, ma la cottura la diamo sempre per scontata. Diamo per scontato che un forno in grado di arrivare a 250 gradi possa essere usato solo per alcuni prodotti e che un forno da 500 possa invece andare bene per tutto. Ma sta roba è vera solo in parte. Due forni che arrivano alle stesse temperature possono cuocere in modo completamente differente tra loro. In uno potrebbe essere semplicissimo cuocere correttamente, per esempio una pizza in pala, e un incubo farci dei bun, mentre nell'altro potremmo avere difficoltà con una semplice focaccia ma tirar fuori dei panettoni stratosferici. Che palle! Mo tira fuori il solito pippone sul calore, la temperatura, sull'impasto che se non è ingegnericamente perfetto viene una merda. No, giuri in giurella. Sarò molto pratico senza perdermi in inutili tecnicismi e sono sicuro che a fine video sarai in grado di sfruttare non al 100 ma al 110% il tuo forno. Sia che tu abbia uno scatolotto con due resistenze messe a casaccio che un modernissimo forno da oltre 500 gradi con parzializzazione e controllo PID. Ragazzi, in questo video parleremo sia dei classici forni casalinghi che dei moderni forni professionali adatti agli impianti domestici. Quindi la divisione in capitoli è importantissima perché potrebbero esserci delle parti che volete approfondire o che vi riguardano più da vicino. Quindi, come sempre, in descrizione ci sono tutti i marcapitoli. I marcapitoli. Che cazzo sono i marcapitoli? Quindi, come sempre, in descrizione ci sono tutti i marcatori con i loro bei titoletti, tipo enciclopedia della scienza e della tecnica, insomma. Bene, siete pronti? Partiamo! Che cos'è un forno? Sì, vabbè, potevi partire anche dalla scoperta del fuoco intanto che c'eri, no? No, serio, è importante, la facciamo velocissima. Un forno non è altro che una scatola con montate un certo numero di resistenze, comandate da uno o più termostati. I forni domestici di solito hanno tre resistenze, una nella parte superiore della camera di cottura, il cielo, una nella parte inferiore, la platea o il piano, e una sullo schienale abbinata ad una ventola. Per il momento la resistenza ventilata facciamo finta che non esiste, tanto a noi per pane e pizza non ci serve. Poi magari a fine video vediamo per cosa potrebbe essere utile. Le due resistenze di cielo e platea di norma hanno potenze diverse tra loro, anche se non è una regola, e vengono accese o spente, quindi controllate, da un unico termostato. I forni con questo sistema di controllo delle resistenze, quindi o accese o spente, li definiremo on-off. Che poi controllo in questo caso è un parolone. La sonda del termostato non fa altro che rilevare la temperatura in un certo punto della camera e banalmente spegne entrambe le resistenze contemporaneamente quando la temperatura supera di un tot di gradi il valore da noi impostato e le riaccende quando la temperatura rilevata scende di un certo numero di gradi sotto il set point. Che il forno abbia un display o una manopola poco conta, il principio di funzionamento è identico. Nel primo caso avremo un termostato digitale con sonda NTC, nel secondo una manopola con una sonda bulbo. Un pelino più preciso il sistema digitale, ma solo sulla carta, perché come vedremo sono altre le condizioni che rendono un forno più o meno performante, preciso e adatto a certi tipi di cotture. Ora, come avrete intuito, in questi forni non possiamo controllare nient'altro che la temperatura. Non possiamo decidere di avere più calore dal basso o più calore dall'alto, non possiamo compensare eventuali cali di temperature dati dall'apertura dello sportello e non possiamo decidere se cuoce in modo più dolce o più aggressivo. Il forno ha delle caratteristiche fisse stabilite dal costruttore che dipendono dalla potenza delle resistenze, dal loro disegno, dalla posizione della sonda, dal volume della camera e dalla qualità delle coibentazioni. Troverete quindi forni più aggressivi in basso, altri in alto, altri equilibrati e vi dovrete adattare, magari tenendo le teglie in cottura più verso il piano o più verso il cielo. Ecco perché diciamo sempre che le temperature e le istruzioni di cottura nei forni casalinghi sono solo indicative. Ogni forno funziona in modo molto diverso da un altro, quindi dovete fare esperienza e imparare a conoscere il comportamento del vostro e convivere con i suoi limiti. E invece i forni elettrici professionali costruiti per essere usati con i normali impianti elettrici di casa, come funzionano? Allora, qui il discorso si fa molto interessante e variegato, ma senza complicarci la vita possiamo raggrupparli in due grosse categorie: forni elettrici on-off, meccanici o digitali, e forni elettrici con controllo a PID. Ma vediamo come funziona la prima macrofamiglia.
Abbiamo sempre il nostro bello scatolotto e le nostre due resistenze di cielo e platea, ma in questo caso, per riuscire a raggiungere le temperature che spesso superano i 500 gradi, la resistenza del cielo sarà molto più potente della resistenza del piano. Allora, qui mi sto prendendo delle licenze poetiche che probabilmente mi faranno odiare da tutti i miei colleghi elettrotecnici, ma dire che una resistenza per assorbire più corrente deve avere un valore in ohm più basso e quindi generare più potenza che è data da V al quadrato fratto R farebbe diventare il video inutilmente complesso. Sappiate solo che le resistenze elettriche si misurano in ohm e la potenza elettrica generata, o meglio assorbita, è data dal rapporto tra il quadrato della tensione e il valore resistivo della stessa. Chiusa la parentesi tecnica, dicevamo che per riuscire a raggiungere sti benedetti 500 gradi, la resistenza del cielo in questi forni deve essere molto potente. Infatti il calore generato dalla resistenza superiore si dovrà occupare di riscaldare tutta la camera, mentre la resistenza inferiore ha solo il compito di tenere il piano in temperatura. In questi forni però troviamo un'altra grossa differenza. Abbiamo due termostati, uno che legge la temperatura della camera e controlla l'accensione e lo spegnimento della resistenza del cielo, e l'altro che controlla la temperatura del piano e comanda la resistenza posta sotto di esso. Già così siamo un po' più liberi di cuocere come ci dice la nostra testa. Per esempio, se abbiamo bisogno di un po' più di spinta dal basso perché le nostre teglie escono cadaveriche sul fondo, possiamo alzare la temperatura del piano. Se invece le bruciamo possiamo abbassarla, se la cottura dura troppo alziamo la camera e così via. Ma c'è un ma. Infatti da una parte abbiamo la resistenza superiore che sviluppa tantissimo calore e che non possiamo controllare. O è a zero o è al massimo. E dall'altra abbiamo una resistenza inferiore comandata da una sonda che non potrà mai rilevare la temperatura reale, essendo solitamente posta sotto al piano. È un po' come misurarsi la febbre attraverso il pigiama invece che direttamente a contatto con la pelle. Il dato che leggerai non rappresenta la situazione reale. Ad esempio, se la camera è bassa di temperatura e inforniamo la nostra pizza, la resistenza del cielo si accenderà al massimo della sua potenza, anche se per la cottura che stiamo facendo ce ne basterebbe la metà, e la resistenza inferiore probabilmente si accenderà in ritardo perché non rileverà subito l'abbassamento della temperatura del piano. Inoltre tutte le resistenze hanno una certa inerzia termica, cioè impiegano del tempo sia a scaldarsi dopo che il termostato le ha accese, sia a raffreddarsi quando il circuito si è aperto. Ecco, alle temperature infernali che raggiungono le resistenze di questi forni, l'inerzia potrebbe anche portarci molto su con la temperatura, il che non ci piace affatto perché vuol dire cotture poco omogenee, difficili da standardizzare e smanettamenti continui di manopoli e cursori. Consiglio mio spassionato: con i forni on-off di questo tipo meglio avere resistenze un po' più tranquille e quindi comportamenti più stabili che mostri da 500 gradi e oltre difficili da gestire. Ora però immaginate di avere un forno che si adatta davvero al tipo di cottura che volete eseguire o addirittura che modifichi il suo comportamento in base alla condizione in cui si trova. Ma mi spiego meglio, avete da cuocere la vostra bella pizza in teglia dove non vi serve che la resistenza del cielo spari a manetta quando infornate perché vi secca subito la superficie, ma allo stesso tempo la camera è scesa di temperatura e deve risalire. Vi farebbe comodo avere una resistenza del cielo meno potente, vero? Oppure immaginate di voler tenere sempre accesa la resistenza del piano per far sviluppare il vostro prodotto, senza che però si bruci. Impossibile con un sistema on-off, ma fattibilissimo con un sistema PID con parzializzazione della potenza. Anche qui semplificherò un po' per far comprendere il funzionamento, per poi entrare successivamente nello specifico. I forni con controllo a PID possono fare un botto di cose, perché non abbiamo più un termostato che spegne o accende le resistenze, ma abbiamo un vero e proprio sistema che legge le temperature, ne traccia l'andamento sia in salita che in discesa e decide, in base a un algoritmo e alle nostre impostazioni, quanta potenza far erogare ad ogni resistenza in ogni istante. Non ci avete capito una mazza, vero? Vabbè, cercherò di spiegarmi meglio. Immaginate di aver impostato la temperatura della camera a 250 gradi, di aver regolato la potenza al 50% e di accendere il forno. Il nostro bel cervellino elettronico nascosto nel PID darà piena potenza alle resistenze, fregandosene delle nostre impostazioni, perché presuppone che stiamo riscaldando il forno.
E ha ragione. Poi, a ridosso del set point di 250 gradi, porterà la potenza sulla resistenza al 50% che gli abbiamo impostato e a pochi gradi dal traguardo deciderà di sua sponte di rallentare e scendere sotto al 50% per far sì che il forno non superi la temperatura che gli abbiamo settato. Vi ricordate la storia dell'inerzia della resistenza? No? Beh, sappiate che il PID non dimentica, lui sa tutto e sa che deve abbassare la potenza sulla resistenza per evitare di superare il set point. E tutto questo lo farà anche quando la temperatura scende. Va a leggere la rapidità con cui la camera si raffredda e decide di accendere le resistenze ancora prima che la temperatura scenda sotto il set point per evitare quel ritardo dovuto sempre all'inerzia di tutto il sistema. Di fatto il PID corregge lo scostamento dalla temperatura impostata in modo proporzionale a quanto è distante da essa, anticipa le variazioni in base alla velocità con cui la temperatura si sta avvicinando o allontanando dal valore impostato e quando lo scostamento è troppo piccolo per essere corretto lo somma ad altri futuri per correggerlo poi successivamente. E così sai anche cosa significa PID. P proporzionale corregge l'errore in modo proporzionale, I integrale somma l'errore nel tempo e lo corregge, D derivativo anticipa le variazioni. Quindi tutto sto pippone per dire che un sistema PID ci garantisce la maggior precisione possibile nella gestione della temperatura di un forno? E no, non è così banale, perché oltre a garantire precisione in ogni istante, ci permette di parzializzare la potenza erogata da ogni singola resistenza. Prendiamo come esempio le cotture di due pizze completamente diverse, pizza in teglia e napoletana. Due classiconi. Nel caso della pizza in teglia la cottura perfetta teorica sarebbe resistenza del piano sempre accesa con una potenza tale da permettere al calore di far sviluppare il nostro prodotto, naturalmente senza bruciarlo, resistenza del cielo tarata in modo che sia appena sufficiente a mantenere la temperatura corretta della camera. Bella leggera leggera. E ultimi minuti di cottura dolce per finire il prodotto senza bruciarlo. Questa roba qui la possiamo ottenere solo grazie a un sistema PID in grado di parzializzare la potenza sulle singole resistenze. Infatti, se vediamo il setup per teglia del nostro Mito, che funziona proprio come un qualsiasi forno a PID professionale, noteremo che la resistenza del cielo è impostata per erogare solo il 30% della sua potenza massima, mentre quella della platea è sparata al 70%. In pratica cosa succede? Il forno si riscalda fino a 280 gradi. Quando inforniamo la temperatura cala perché abbiamo aperto lo sportello, i PID correggono la temperatura portando la camera a ridosso del set point di 280 gradi da noi impostati, ma, e qui ci infiliamo il primo trucchetto, non ci arriverà mai perché quel 30% non è sufficiente se nel forno ci infiliamo un impasto con tutta la sua bella umidità e questo permette alla resistenza del piano di rimanere accesa e spingere a dovere ed è esattamente quello che ci serve. Quando però la pizza sarà quasi cotta, l'umidità nella camera cala, la temperatura sale, le resistenze si spengono o comunque spingono meno e abbiamo la fase finale della cottura, più dolce e controllata. Figo, vero? E sta roba non la si ottiene modificando 10.000 parametri, ma semplicemente impostando la temperatura ideale di cottura, quindi della camera, e dicendo al PID quanta potenza e quindi quanto calore devono erogare le due resistenze che abbiamo a disposizione. Ora prendiamo invece come esempio una cottura diametralmente opposta, quella della pizza napoletana. Piano costantemente a temperatura ma che non deve assolutamente spingere, altrimenti bruciamo tutto, e cielo bello sostenuto, sia per mantenere la camera a una certa temperatura, sia per irradiare tanto calore e cuocere correttamente il nostro disco di pasta. Quindi torniamo sul Mito e vediamo che la resistenza del cielo è bella sparata, 80% della potenza, quasi il massimo, mentre sulla platea il 10% ci garantisce quel soffio di calore necessario per mantenere caldo il biscotto, che comunque verrà riscaldato anche dalla resistenza superiore tra un'infornata e l'altra. Stesso discorso, apro lo sportello, inforno, i PID fanno il loro sporco lavoro, ma stavolta è la resistenza del cielo che deve erogare tanto calore se voglio che la mia pizza cuocia nei tempi corretti.
e la stabilità dei PID mi garantisce che questo avvenga senza sbalzi e con una buona precisione. Oh, poi ci sarebbero ancora un sacco di robe da dire, perché questo sistema è davvero stupendo, ma ricordatevi che funziona bene solo se tutta l'architettura del forno è pensata con criterio. Cioè le sonde devono essere ben studiate e ben posizionate, le resistenze devono essere dimensionate e posizionate correttamente, il PID deve essere programmato con la logica corretta, la camera deve essere ben isolata dall'esterno, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questo d'altronde è ovvio, più le logiche di controllo sono sofisticate e più tutto il sistema in cui sono inserite deve essere ben progettato e costruito, altrimenti non servono a nulla. Ora, qualcuno di voi però avrà visto forni con controlli PID separati, cioè uno che controlla la temperatura della camera e uno che controlla la temperatura del piano. Qui le correnti di pensiero sono differenti e posso solo esprimere la mia personalissima opinione personale, avendo avuto la fortuna di usare lo stesso identico forno controllato sia nel modo tradizionale che vi ho descritto, sia con i due PID indipendenti. Il sistema con i PID indipendenti è più intuitivo e facile da comprendere per chi arriva da sistemi on-off, perché banalmente si usa la resistenza del piano quasi escludendo il controllo. Un PID messo al 100% funziona come se fosse un on-off. Questo setup è inevitabile perché la sonda che dovrebbe rilevare le variazioni di temperatura del piano non può farlo in modo affidabile, essendo posta sotto ad esso, e quindi la logica di funzionamento di quel PID si baserebbe su rilevazioni di temperature errate. Detto questo, le cotture sono comunque ottime e non posso dire che la soluzione non funzioni. Ma a sto punto tanto valeva mettere un solo controllo PID. Non lo so, non sono un ingegnere e non vorrei banalizzare, quindi mi limito a dire che funziona, è intuitivo, ma un pochino macchinoso e personalmente preferivo usare quel forno con il setup con cui è nato. Mia opinione personale, prendetela per quello che è. Quindi, fatte tutte queste belle considerazioni, spero che vi siano un pochino più chiare le logiche e i principi di funzionamento dei forni, almeno di quelli trattati in questo video. Ma vi avevo promesso di parlarvi della resistenza ventilata dei classici forni a incasso. Lo sapete che può salvarvi alcune cotture, vero? Facciamo il solito esempio pratico. Il mio forno di casa ha un piano molto aggressivo che arriva tranquillamente a 310 gradi ed è fantastico per cuocerci pizze in teglie, focacce, ma anche pale romane, eccetera, eccetera. Ma provate a cuocerci un panettone. Ragazzi, è un vero incubo, vi rimane cotto a metà perché la camera è tutta sbilanciata verso il basso. Quindi cosa faccio? Simulo un forno a convezione e il cuocio ventilato esattamente come si fa nelle pasticcerie. Cioè, il principio di funzionamento è quello. Si cuoce facendo circolare aria calda e la cosa funziona tremendamente bene anche come prodotti come bun e sfogliati. Non ci avevate pensato, vero? Raga, bisogna provare e sperimentare con i forni, perché spesso i limiti ce li poniamo noi e non lo strumento che abbiamo tra le mani. Bene ragazzi, io non vi ho detto tutto, ma penso di avervi detto tanto e sicuramente vi ho dato tante informazioni da mettere in pratica e testare già da domani. Come sempre, se il video vi è piaciuto non dovete fare altro che mettere un bel like e pure punti ai perché non fanno mai male, attivare la campanellina e seguire il canale per non perdervi i prossimi contenuti. E io vi do appuntamento al prossimo video qui sul canale YouTube di Giochi di Gusto. Ciao ragazzi, alla prossima!